Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Bene, ed ora, prima di cominciare, vediamo la sigla! Nella modalità storia del personaggio dedicata a Gail, ci viene mostrato Abel che in una strada di una non meglio specificata città cinese si appresta a combattere contro il malvagio Fang. Gneh! È giunta l'ora di schiacciare questo miserabile insetto fastidioso. Ti polverizzerò, non rimarrà traccia di te. A questo punto Gail sopraggiunge e li interrompe, lanciando un Sonic Boom. È ora di distruggere la Shadaloo. Ah, se sei così impaziente di morire, ti concederò l'onore di ucciderti per primo, gli risponde Fang. L'incidente degli hacker scomparsi. So che ci siete voi dietro tutto questo. Qual è il vostro obiettivo? Chiede Gail al malvagio Fang. Egli però, non ricevendo nessuna risposta da parte del malvagio avvelenatore, si prepara a fargli sputare insieme ai denti quello che vuole sapere. Osserviamo il loro combattimento. Quando il loro combattimento è terminato, il crudele Fang fugge via. La pagherai per esserti intromesso. Non inseguirlo, è troppo astuto. Finirai dritto in un'altra trappola. Devo prenderlo per scoprire cosa sta tramando. Ridotto così non prenderai nessuno. Adesso calmati. Essere avventati non vuol dire avere coraggio. Cosa? A questo punto della storia, Gail ricorda alcuni momenti trascorsi in compagnia del suo caro amico Nash. Anche Gail, prima di conoscere Nash, era un tipo molto impaziente ed è stato proprio Nash ad insegnargli la pazienza e l'autocontrollo. Ancora. Non dovresti agitarti tanto. In battaglia bisogna mantenere il controllo per sopravvivere. Devi rimanere lucido e pensare, o prima o poi ci lascerai la pelle. Sì, lo so. Cuore caldo, ma mente fredda, giusto? Eh. Qui possiamo vedere una delle tante volte in cui Gail e Charlie si sono allenati insieme. Mi sa che ci siamo fatti prendere la mano, dice Nash. Già, un po', gli risponde Gail. La scena adesso ritorna in Cina,
ove vediamo Gail dire ad Abel: non c'è nulla di male nell'impeto, la rabbia è uno strumento, ma se ti lasci guidare dalle emozioni non sopravvivi. Ho capito, mi dispiace. E per avermi salvato prima? Merci. Non c'è problema, gli risponde il nostro buon Gail. A questo punto Abel mostra a Gail un foglio. Non sappiamo cosa vi era scritto. Comunque, non appena Gail ne legge il contenuto, dice ad Abel: stai dando la caccia alla Shadaloo? Sì. I ricercatori di Sin continuano a scomparire e voglio sapere perché. Sto indagando per conto mio. Il laboratorio Sin è qui vicino. È già stato chiuso, ma vale la pena dare un'occhiata. Verrò con te. Speriamo di trovare informazioni utili. Ora la scena si sposta dalle strade della città in un laboratorio Sin abbandonato. Yuri, dice Gail con aria sorpresa. Oh, allora siete voi, le risponde Yuri. Che cosa ci fate qui? Le chiede Abel con un tono di voce perentorio. Sei scemo per caso? Vuoi sentirmi dire bugie o ti piace solo il suono della mia voce? Gli risponde Yuri, la quale non si è sentita minimamente intimorita all'udire il tono di voce perentorio di Abel. Abel resta in silenzio perché la rabbia provocata dall'essere stato definito da Yuri scemo soffoca le parole nella sua gola. Vuoi costringermi a parlare? Sei adorabile, ma sfortunatamente ora non ho tempo per i giochini violenti, le dice Yuri, con tono sprezzante. Ehi, va pure avanti a dare un'occhiata se vuoi, ma non c'è rimasto niente di utile qui, le dice Yuri andando via, lasciando i nostri due amici soli. Non sappiamo cosa stava cercando qui. Devo prima scoprirlo, dice Gail, mentre cerca qualcosa che possa aiutarlo a fare luce nell'oscura faccenda. Ma questo? Operazione Chains, gli chiede Abel, che come Gail ha letto l'acronimo Chains sullo schermo del computer, sul quale quest'ultimo stava cercando delle informazioni. Purtroppo però, come se fosse scattato un sistema di autodifesa, improvvisamente la struttura nella quale i nostri eroi si trovano comincia a crollare su se stessa. Si mette male. Abel viene colpito da un frammento caduto dal soffitto e ne viene ferito. Abel, non preoccuparti per me. Sbrigati. Devi andartene da qui. Non se ne parla. Non ho intenzione di perdere altri amici. Un amico. Capisco. Gail ed Abel riescono ad uscire dal laboratorio Sin abbandonato e a tornare in città. Incredibile. Ce l'abbiamo fatta. A quanto pare non proprio, risponde Gail, dopo aver visto il crudele Vega, e subito dopo aggiunge: ci penso io. Dobbiamo ringraziare te per la sorpresina? Gli dice Gail, riferendosi all'improvviso crollo del laboratorio abbandonato, che per poco non ha seppellito sia lui che Abel. Ho preparato una morte adatta per tutti i topi schifosi che provano a intrufolarsi, gli risponde Vega, confermando ai nostri amici che quel crollo è avvenuto per causa sua. Non interferite, il piano sta procedendo e voi marcirete in questo posto. Osserviamo il loro combattimento.
Dopo che Guile vince il combattimento, il suo avversario gli dice: "Direi che è giunta l'ora." "Non abbiamo ancora finito", gli risponde Guile. "Non ti agitare. Il sipario non si è ancora alzato sul palcoscenico della morte. Appena succederà, il mondo sprofonderà nella disperazione." Dopo aver pronunciato quella che sembra una vera e propria sentenza, il sadico e malvagio Vega fugge via. Palcoscenico della morte. Hanno intenzione di scatenare una guerra? In battaglia bisogna mantenere il controllo per sopravvivere. Alla fine vinceremo noi. Guile ha ben assimilato il concetto insegnatogli dal suo migliore amico Charlie Nash, riguardante l'importanza del mantenere il controllo in battaglia. Rivediamo il momento in cui Nash diede a Guile questo preziosissimo insegnamento. In battaglia bisogna mantenere il controllo per sopravvivere. Devi rimanere lucido e pensare, o prima o poi ci lascerai la pelle. Quando Guile torna con la mente al presente, osserviamo che Abel gli risponde: "Oui." In quel momento comprendiamo che anch'egli raccoglierà e farà sua l'eredità concettuale che il nostro caro amico Charlie Nash ha lasciato a Guile, affinché il mondo diventi un posto migliore. Ora esaminiamo con estrema attenzione i finali di Charlie Nash e di Guile che è possibile osservare portando a termine la modalità arcade di Street Fighter V, perché da entrambi si possono ricavare delle informazioni interessantissime che ci consentiranno di fare delle ipotesi circa il futuro dei nostri eroi. Nel finale di Charlie leggiamo che, sacrificando la sua vita, egli porta a termine la sua missione. Il soldato, ormai sfinito, scivola nel sonno perpetuo tra le braccia del suo amico. Da ciò che leggiamo, apprendiamo che Charlie Nash ha portato a termine la sua missione, che era quella di uccidere Bison. Nella modalità storia generale di Street Fighter V, vediamo che le cose non sono andate esattamente così, ma ne parleremo in seguito. Il lato triste del finale visibile nella modalità arcade di Charlie Nash è che dopo aver ucciso Bison, anche il nostro caro amico muore. In pace, soddisfatto e con il sorriso sulle labbra, tra le braccia del suo amico fraterno, il buon Guile. Fortunatamente, le nostre speranze circa il fatto che Charlie Nash sia ancora vivo e che lo si possa rivedere nei successivi capitoli di Street Fighter riprendono vigore osservando il finale di Guile visibile nella modalità arcade di Street Fighter V. In questa immagine leggiamo che Guile era quasi riuscito a realizzare la sua vendetta. La domanda è: chi è stato a salvarlo? Al suo risveglio ha solo l'evanescente ricordo di una presenza familiare. Osservando queste immagini, apprendiamo che Bison stava per sferrare a Guile il colpo di grazia, ma che Charlie Nash, sbucato dall'oscurità, annienterà Bison utilizzando la sua tecnica segreta più letale. Quando Guile si risveglia, si ritrova in un letto d'ospedale, con in mano quella che probabilmente è la piastrina militare di Charlie Nash. Quello che ora è importante è capire quale di questi due finali sarà utilizzato dalla Capcom nei successivi capitoli di Street Fighter. Nel finale di Charlie Nash, lui muore tra le braccia di Guile, mentre nel finale di Guile egli è ancora vivo ed interviene per salvarlo al momento opportuno. Sono certo che la Capcom, per la continuazione della storia di Charlie Nash, riprenderà e continuerà gli eventi che abbiamo visto accadere nel finale di Guile, nel quale si evince chiaramente
che il nostro amato Charlie Nash è ancora vivo. Facendo a Charlie Nash questo bel augurio di rivederlo, io vi invito a lasciarmi un bel like, ad iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter, di Guile e di Charlie Nash, che sono davvero tanti. Io ora vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.